Guardate che meraviglia! Quello che avete visto non è altro che il tortano napoletano, una pizza rustica molto simile al casatiello. È una pizza anche questa di recupero, infatti dentro l'impasto si mettono tutti i salumi e i formaggi che sono avanzati nelle feste precedenti e visto che siamo a ridosso della primavera e quindi delle gite fuori porta e dei picnic, è una torta ideale da portare e da condividere con gli amici o con i parenti. E allora guardiamoci questa fantastica ricetta. Allora, in 400 ml di acqua tiepida o temperatura ambiente andiamo a mettere dentro 12 grammi di lievito fresco di birra, sbriciolato, con mezzo cucchiaino di zucchero che servirà per attivare poi la fermentazione. Facciamolo sciogliere per bene. Nella ciotola planetaria abbiamo messo 350 grammi di farina 00 e 350 di Manitoba, io l'ho già setacciata e gli diamo una mescolata. Andiamo a mettere il nostro gancio per il pane e poi andremo a versare l'acqua con dentro il lievito. Poi mettiamo 10 grammi di sale, 4 grammi di pepe e lasciamo impastare per qualche minuto. Ora andremo ad aggiungere poco per volta a fiocchetti lo strutto. Una volta messo tutto quanto lo strutto, lasciamo impastare per circa 6-7 minuti o comunque fino a quando l'impasto non si è ben incordato. Chiaramente tutto questo lo potete fare anche a mano. Ok, l'impasto è terminato, adesso passeremo alla fase successiva. Allora, infariniamo leggermente il piano di lavoro e andiamo a prendere il nostro impasto e cominciamo a fargli delle pieghe per dargli forza. Creiamo una piccola palla e adesso lo lasciamo riposare per almeno 20 minuti sotto la ciotola. A proposito, c'è un altro ingrediente importantissimo all'interno di questa ricetta, quello di dovervi iscrivere al canale. Iscrivetevi, a voi non vi costa nulla, è tutto gratis, a me fa un mondo di differenza. Allora, come vedete si è già ingrandito, adesso togliamo la ciotola, riprendiamo l'impasto e rifacciamo qualche piega per rinforzarlo e ora andiamo a mettere il nostro impasto all'interno di una bowl leggermente unta con lo strutto, copriamo con la pellicola e la mettiamo nel forno spento a lievitare almeno per 2 ore o comunque fino al raddoppio del volume. Allora, come vedete l'impasto si è ben lievitato. E adesso lo andiamo a allargare. E con un mattarello ben infarinato lo andremo a stendere, cercare di fare un rettangolo. Allora, abbiamo messo qui dentro 350 g di salame, 150 g di pancetta, io poi l'ho leggermente tostata, 150 g di provola e poi 100 g un mix tra parmigiano e pecorino. Adesso lo andremo a mescolare e poi lo andiamo a mettere all'interno dell'impasto e li spargiamo per bene. Poi, oltre ai salumi, ci andremo a mettere 3 uova sode che adesso sbricioleremo. E ora, con molta attenzione, andremo ad arrotolare il nostro tortano.
Allora, abbiamo preso un brodo e adesso lo andremo a ungere con lo strutto che ho fatto sciogliere. Dobbiamo ungere tutte le parti, compreso i bordi, perché poi dopo alla seconda lievitazione crescerà di parecchio l'impasto. E adesso con una mossa decisa mettiamo dentro il nostro tortano. Bene, adesso lo andiamo a riporre di nuovo in forno e lo lasceremo lievitare per un'altra oretta, oretta e mezza. Allora, ecco qui il nostro tortano, adesso lo andremo a spennellare sopra con il rimanente strutto. Questo lo farà diventare più croccante e anche più lucido. E ora lasciamola raffreddare completamente. Che vi devo dire, ragazzi, è veramente fantastica. Dovete rifarla assolutamente, perché veramente, se la porterete ai vostri parenti, ai vostri amici, per qualsiasi occasione che è di convivialità, sono convinto che farete un grandissimo figurone. Noi ci vediamo alla prossima ricetta, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto ve lo ricordo, iscrivetevi al canale e io vi mando tantissimi saluti. Bacioni!